Ogni grande spettacolo nasce da un piccolo segreto. Dietro ogni maschera, ogni carro, ogni sorriso sfilato per le strade di Tempio Pausania c'è un mondo nascosto. Un mondo fatto di notti insonni, mani sporche di colla e cuori pieni di passione. Questo documentario non parla solo di un evento, ma del sogno di chi anno dopo anno sceglie di costruire la magia. Perché il carnevale non è solo una festa, è un rito, un'eredità, un legame invisibile che unisce un'intera comunità. Benvenuti dove tutto ha inizio. Benvenuti dietro la maschera del carnevale tempiese. Io sono Maria Lazara, sono rappresentante del New Group. Il New Group è un gruppo che è nato nel 2006, quest'anno si avvicina al suo 18° compleanno, anche se in realtà abbiamo la 17ª edizione pronta, perché abbiamo saltato qualche edizione per via del Covid. Il New Group è un gruppo che nasce appunto nel 2006 da un gruppo di amici per lo più ventenni, che adesso invece si ritrovano ad essere quasi quarantenni, e quindi è un gruppo che è cresciuto insieme ai capigruppo. Nel corso degli anni sicuramente ci sono state delle evoluzioni e delle crescite importanti. Come sono maturati, diciamo, i capigruppo, è maturato anche il senso delle nostre satire, i nostri carri, i nostri costumi e tutto il resto, quindi diciamo che la nostra maturità dipende anche da una costanza perseguita negli anni. Il nostro tema quest'anno ha come titolo In fondo al mare ed è un tema in piena contrapposizione con il mondo Disney. Visto il grande successo del film della Sirenetta, noi quest'anno abbiamo voluto utilizzare questo titolo un po' provocatorio per andare però a raccontare tutto un altro discorso sul mare, che è quello dell'inquinamento e del poco rispetto che ha l'uomo nei confronti del mare. Quindi non ha a che fare niente con la Sirenetta, anzi si racconterà un po' il lato oscuro del mare, e questo lo riporteremo sia nel carro che ovviamente nel gruppo, nei nostri costumi. Le aspettative per questo carnevale sono molto alte, perché l'anno scorso abbiamo riassaporato cosa vuol dire fare carnevale dopo il Covid ed è stata un'emozione bellissima. Abbiamo brillato di energia e di felicità, nel senso che proprio abbiamo sentito una scossa una volta visti tutti insieme, tutti di nuovo con i costumi, tutti in quella discesa. Abbiamo risentito un'energia che ci mancava veramente da tanti anni, e un senso di libertà. Per quest'anno le aspettative sono alte, perché il Carnevale di Tempio si vuole migliorare di anno in anno. Questo non sempre è possibile, perché si riscontrano diverse difficoltà di tutti i tipi. Personalmente, per il mio gruppo, l'unica aspettativa che ho è quella di fare quello che abbiamo fatto gli anni passati, niente di più, perché è ogni anno una soddisfazione grandissima, quindi mantenere quel livello per noi è già una grande ricompensa. Allora, non ho un ricordo preciso, nel senso non ho un ricordo unico che possa descrivere un po' l'emozione che proviamo a Carnevale. Ho una serie di tante fotografie in testa che poi
racchiudono un po' quello che ogni anno proviamo. È una grande collezione di ricordi, però senz'altro i ricordi vanno molto lontano, da quando ero piccola ad oggi. È una passione che non si ferma mai. Sicuramente i ricordi più divertenti sono quelli delle crisi isteriche insieme alle amiche e gli amici nell'organizzazione di tutto, che poi si trasformano in grandi risate e abbracci, quindi sicuramente il senso dell'amicizia del gruppo. Il Carnevale di Tempio tra 100 anni lo vedo, lo immagino, lo spero, perché mi auguro fortemente che tra 100 anni ci siano ancora giovani che portino avanti questa nostra tradizione. Lo vedo green, lo vedo futuristico, lo vedo con qualcosa che fluttua, qualcosa che non inquina, con tematiche magari rivolte anche al passato, quindi ai tempi che stiamo vivendo adesso. Lo vedo e lo spero. Re Giorgio e Mannena sono un tasto dolente, perché sono un punto alquanto sensibile per me, perché erano il sogno di mio fratello quando era piccolo, ora realizza questi carri insieme a una bellissima squadra, quindi non posso che essere super orgogliosa di lui e di tutti i suoi collaboratori. Ciao, sono Massimiliano Peserieddu, dal 2000 sono responsabile del gruppo dei Vampiri, in questo momento non sono più responsabile, però partecipo sempre alla costruzione del carro. Il tema di quest'anno sarà un mare di sbarchi. Il tema del nostro carro quest'anno è stato scelto visto che c'è stato il film della Sirenetta. Abbiamo voluto riprendere questo evento per la Sardegna e per la Gallura soprattutto, perché si è registrato qua in Gallura il film, e quindi l'abbiamo abbinato al problema che abbiamo in questo momento, che sono gli sbarchi praticamente che avvengono in Italia. Le mie aspettative per il Carnevale di quest'anno sono molto buone, perché penso che sarà un'edizione sempre migliore, perché ormai da più di 10 anni stiamo sempre migliorando nella costruzione dei carri e nella partecipazione, e anche il Comune ha migliorato il suo contributo, e quindi sicuramente si riuscirà a avere una migliore performance sia dei carri che anche di tutti i partecipanti. Le mie speranze per il futuro del Carnevale di Tempio penso che non possa fare altro che migliorare, perché tutti gli anni stiamo migliorando e quindi le aspettative sono sempre migliori anche per il futuro. Poi anche l'amministrazione sta sempre investendo di più, e anche con i contributi che arrivano dallo Stato questo permette di migliorare il nostro Carnevale. I miei ricordi più belli legati al Carnevale di Tempio li ho avuti, siccome noi abbiamo vinto il Carnevale 2 volte di fila con un'amministrazione che era di centro-sinistra, e mi dicevano sempre che io ero un po' ladruncolo, no? Poi è cambiata l'amministrazione e abbiamo vinto di nuovo, quindi quella è stata una soddisfazione importante per me, perché ero considerato uno che faceva gli imbolichi, e invece imbolichi non ce n'erano, perché poi abbiamo vinto 5 anni di fila. Per me il momento più bello del Carnevale è il giovedì, perché il giovedì è il giorno dove c'è un'euforia grandissima, e purtroppo capita che beviamo qualcosina in più perché non siamo ancora abituati alla 6 giorni. Il giovedì per me è la giornata più bella. Le mie idee per migliorare il Carnevale
secondo me sono uno, visto che abbiamo il liceo artistico, sfruttare il liceo artistico per fare in modo che si possano creare nuovi carrascialai per il futuro, che forse magari piano piano molte persone si stanno allontanando, anche se ce ne sono sempre di nuovi. Questa è un'idea. E poi secondo me c'è bisogno di creare gruppo con le persone che costruiscono i carri, perché poi fondamentalmente non sono tanti, e gli artisti principali, perché poi alla fine chi fa i carri sono degli artisti, e a questi artisti secondo me c'è da affiancare un cartapestaio di Viareggio, in modo che si completi sempre di più la formazione dei nostri carrascialai. Il Carnevale di Tempio fra 100 anni come lo vedo? Lo vedrò, non lo so perché non lo vedrò, però me lo immagino che magari sarà tutto tecnologico, cose che magari adesso non facciamo, ci saranno. L'anno scorso abbiamo provato a pensare a dei carri automatici con batterie solari che si muovono da soli senza i trattori, quelli magari non tra 100 anni, ma forse ci saranno anche prima. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Serra, capogruppo del carro La Gionfra, il carro più anziano del Carnevale tempiese. Il tema del nostro carro quest'anno è, una celebrazione dei 50 anni di Carnevale, in quanto il gruppo compie 50 anni di sfilate. Allora, per quanto riguarda le sfide, nell'organizzazione del carro, sono abbastanza difficili da superare. Abbiamo poco tempo, pochi soldi e purtroppo dobbiamo cercare di lavorare con il poco che abbiamo. Le mie aspettative per il Carnevale di quest'anno, prevedo che sia una grande festa per tutti, è quello che noi ci auguriamo, perché dopo 50 anni finalmente festeggiamo un evento che non è da tutti. Il ricordo più bello del Carnevale è nel 2018, quando il nostro gruppo ha vinto il primo premio al concorso del Carnevale. Il tema del carro nel 2018 era Ius Solis Apache. Raffiguravamo gli indiani, legandoci un po' al tema degli Ussoli. Allora, ricordo un momento bellissimo, il martedì grasso. Durante le coreografie al Parco delle Remembranze eravamo sotto una fitta nevicata. È le tradizioni del Carnevale che amo di più: sfilare e anche costruire il carro, e poi tutto quello che gira intorno alla 6 giorni del Carnevale. Si parte dal giovedì con le sfilate, poi c'è la 6 giorni danzante e soprattutto
la compagnia degli amici e di tutti. Le idee per migliorare il carnevale del Tempio ce ne sarebbero tante, elencarle è un po' difficile. Stiamo cercando insieme all'associazione, al comune, di andare avanti e cercare di migliorare il carnevale su diversi aspetti che per il momento sono solo delle bozze, quindi non possiamo ancora dire quello che succederà. Io fra 100 anni immagino il carnevale come l'ho vissuto 20 anni fa, perché 20 anni fa era diverso da oggi. Era un altro tipo di divertimento, un altro tipo di sfilata, e vorrei veramente che ritornasse come era prima. Le mie idee per la partecipazione dei giovani al carnevale, i giovani devono capire che il carnevale non è solo la sfilata, i giovani devono capire che devono avvicinarsi più ai gruppi che organizzano i carri e iniziare anche loro a lavorare e organizzare i carri, perché i ragazzi di oggi si stanno allontanando dal carnevale, specialmente dall'organizzazione. Per concludere vorrei ringraziare i miei collaboratori del gruppo, partendo da Antonio Manconi, Alessandro Manconi, Domenico Ferinaio, Paola Mori, Andrea Dauria, Battista Marongiu, Roberta Masala e il nostro direttore artistico Tommaso Perrighetto. Grazie. Ciao, sono Antonio, sono componente del gruppo La Cionfra, sono il figlio di uno dei fondatori di questo gruppo e insieme ai miei compagni quest'anno presentiamo il carro 50 anni di Cionfra. Il gruppo La Cionfra nasce nel 1974 da un gruppo di amici, di cui uno di questi amici era mio padre, e altre 5-6 persone. In uno spuntino si decide di comporre un gruppo carnevalesco. Episodi particolari ce ne sarebbero tanti. Quello che ricordo con più piacere è il 1980, quando il gruppo La Cionfra aveva presentato il carro Il sequestro di Fabrizio André, dove vinse il carnevale, e io all'epoca avevo 5 anni. E la soddisfazione più grande è stato il 2018, ma non per la vittoria, ma bensì abbiamo riportato il gruppo in un momento delicato, quasi al baratro, a rimboccarci le maniche, formare un gruppo anche di sfilanti e portare il carro in trionfo. Dagli anziani si impara, e noi quello che abbiamo portato in questi anni è stato proprio l'affiancamento degli anziani che ci hanno insegnato qual è il vero spirito del carnevale. Sicuramente negli anni c'è stata una grandissima evoluzione positiva, un contributo consistente dove i gruppi possono permettere di fare investimenti per migliorare questo carnevale, ed è secondo me una cosa molto positiva. Allora, le persone chiavi, per quello che mi posso ricordare io in questo momento, uno ce l'abbiamo qua, ed è Battista, le 5 persone che vi ho nominato, mio padre, Pino Manconi, famoso come la Birodda, Giovanni Manconi, era noto come Sciappida, Gigidu, che era una figura molto importante a quel periodo, Giuseppe Suggiu, che era la mente, Tonino, adesso non ricordo il nome, comunque era nominato come Tonino Cistò, e negli anni giovani voglio ricordare Angelo Ranedda, voglio ricordare Domenico Ferinaio, il capogruppo Giuseppe Serra,
hanno contribuito ad arrivare a questo grosso risultato. Quest'anno noi raccontiamo i nostri 50 anni, noi tre: l'anziano, non vecchio anziano, il meno anziano e il futuro, ed è il giovane. La Cionfra quest'anno parte dal vecchio, diciamo così, sino al giovane, perché vogliamo che il carnevale, soprattutto non il gruppo La Cionfra, viene in secondo piano, il carnevale del Tempio abbia un futuro, e secondo noi passare il testimone ai giovani è comunque sia una speranza per il futuro. La speranza è che non si perda mai quella magia del carnevale, ed è comunque un momento di fratellanza, amicizia e, perché no, anche amore. In questi anni abbiamo visto tante belle cose e io mi auguro che il futuro sia sempre più roseo. Non mi sento di dare consigli a nessuno, perché in un percorso carnevalesco ognuno si fa la sua esperienza e ognuno ha sempre qualcosa da insegnare, tanto che noi negli anni, ecco, adesso ci metto l'esperienza nostra, abbiamo avuto molte soddisfazioni dai giovani, eppure quando sono arrivati non sapevano neanche cosa fosse il carnevale o come si costruisse un carro, e invece ci hanno dato dimostrazione che con il loro contributo e la loro esperienza o piccola esperienza ci hanno insegnato tante cose. Buongiorno a tutti, sono Rossano Pereghetto, sono il capogruppo di The Crazy Carnival, un gruppo che facciamo il carro carnevale dal 2011. Per noi quest'anno sarà la 13ª edizione che partecipiamo al carro, in quanto un anno non siamo riusciti a realizzarlo per causa pandemia e pure disponibilità per la maggior parte dei partecipanti. Quest'anno stiamo rappresentando il carro Fake News, bugia e salsa mediatica, che rappresenta in poche parole le bugie che ci tramandano i social, i media, telegiornali e altro. Il tema del carro è stato scelto un giorno al bar con degli amici per un caffè. È venuta un'idea a un nostro componente, ha messo 2 schizzi su un foglio e è uscito comunque un bel progetto. È piaciuto a tutti, abbiamo coinvolto tutti, anche dei ragazzi, e ci hanno dato molte novità, e quindi abbiamo preferito fare questo tipo di tema. Le sfide che incontriamo nella costruzione, innanzitutto, è la tempistica. Deve essere fatta una cosa bella in pochissimo tempo. La manovalanza, quindi insegnare anche a molti ragazzi che non l'hanno mai realizzato, insegnargli le cose, però allo stesso tempo devi anche portarti avanti, perché sennò tarda tutto e non riesci mai a finirlo in tempo. Ricordi più belli legati al carnevale sono gli amici, perché è stato creato il gruppo proprio nella compagnia, che siamo proprio gli amici da una vita, o quasi una vita, anche qualcuno anche se è entrato da poco, però siamo tutti amici da una vita, da quando eravamo minorenni. Secondo me qualche idea per migliorare il carnevale di Tempio è coinvolgere molto di più i cittadini di Tempio, innanzitutto, proprio quello. Poi anche le scuole, come stanno iniziando anche a coinvolgerle, però qualche passo in più sarebbe meglio farlo così. Anche adesso che comunque stanno coinvolgendo molto di più le scuole, perché nell'arco delle 6 giornate di carnevale una giornata viene dedicata proprio ai ragazzi, ai bambini delle
asilo elementari anche, quindi è una buona cosa che piano piano almeno magari avremo anche dei colleghi di capannone che riusciamo a coinvolgere a realizzare i carri. Immaginare il Carnevale di Tempio fra 100 anni è una bella domanda. Chiaramente cercando di mantenere sempre la tradizione del carnevale, non troppo robotica come si sta piano piano evolvendo, però sempre con la solita monotonia e manualità. Tra 100 anni mi immagino il carnevale sempre nel solito modo, comunque di cartapesta, e non troppo innovativo sulle cose industriali di ora, tutto elettronico e altro, più che altro mantenere sempre la solita tradizione. Io sono Fausto Pischedda, faccio parte dell'associazione Carrasciali, associazione che detiene la direzione artistica di Luca Rasciali Timpiesu. La mia passione per il Carnevale di Tempio nasce fin da piccolo, perché i miei genitori avevano preso parte all'organizzazione del famoso carro delle maestre. Mia madre era maestra e quindi avevano partecipato sia mio padre che mia madre all'organizzazione di questo carro. Mio padre guidava il trattore, quindi la mia passione è iniziata lì, avevo circa 12 anni, 13 anni, da lì è iniziato il tutto. Io sono entrato a far parte dell'organizzazione del Carnevale di Tempio, del Luca Rasciali Timpiesu, perché nel 2007-2008 noi avevamo iniziato a fare degli spettacoli qui a Tempio. Nel 2012 quindi ci siamo messi, ci siamo fatti conoscere dalla popolazione, dalla città. Nel 2012 poi, con l'ingresso della nuova giunta comunale presieduta dal sindaco Frediani all'epoca, l'assessore allo sport, cultura e spettacolo ci chiese di partecipare, di organizzare il Luca Rasciali Timpiesu, e quindi da lì tutto il percorso che è stato fatto fino ad oggi è praticamente una logica conseguenza di tutto ciò. Se devo scegliere il mio ruolo più significativo, scelgo l'ultimo, perché è stato fatto insieme ad Alessandro Achenza sul palco, e quindi per me quello ha rappresentato un momento particolare ed emozionante. Ce ne sono tanti, ma io voglio ricordarmi l'ultimo anno fatto insieme ad Alessandro Achenza sul palco, quindi di gran lunga scelgo quello. Io non sono uno che si spaventa per il numero delle persone presenti davanti a me quando c'è il processo. La cosa che mi emoziona di più è sentire la mia voce nel silenzio generale, quando la gente aspetta quello che tu devi dire e dal microfono vengono fuori le prime parole di quello che tu devi dire. Quello mi dà un'emozione particolare. Poi tutto il contorno, il contesto, l'emozione, i preparativi, si va in scena, siamo pronti, si parte la sigla, tutte queste cose mi danno emozione, ma non come il silenzio della gente che si aspetta da me qualsiasi cosa, quello che io devo dire. Questo mi emoziona particolarmente. Il Carnevale di Tempio è unico per lo spirito che lo caratterizza.
è una cosa che ci viene riconosciuta da tutti quelli che sono venuti a vedere il nostro carnevale, che hanno visto altri carnevali come quello di Viareggio, come quello di Cento, Fusignano e altri, ma la cosa che lo rende unico, io credo unico in tutta Italia, è lo spirito, quello che ci accompagna e ci accomuna per tutta la 6 giorni. Io spero, mi auguro che questa cosa continui ad andare avanti, perché bisogna fare i conti con le nuove generazioni. I ragazzi di oggi bisogna educarli, bisogna insegnare ad andare avanti, a continuare questa tradizione che prosegue da diversi anni, da secoli a questa parte. I ragazzi di adesso, rispetto al Fausto Pischedda di allora, 13enne, 12enne, che ha iniziato a sfilare, si divertiva in maniera diversa, era più genuino. Io ricordo, per esempio, nel primo carnevale che ho fatto, del nostro carro si intitolava Gli Zingari Indovini. I grandi, mio padre e tutti gli altri grandi del gruppo, anche la Cionfra, mi ricordo nel corso degli anni, era abituata ad arrostire, a dare da mangiare anche alla gente. Tutto questo oggi non c'è più. Adesso oggi i carri sono magari più belli, sono più grandi, c'è più gente, ci sono tante cose, sono cambiate le regole, adesso ci sono le transenne. Io ballavo con la gente, quando sfilavo da semplice figurante, ballavo con la gente. Io non ballavo con quelli del mio carro, ballavo con quelli del pubblico, e li trascinavamo anche in mezzo alla sfilata, ce li portavamo anche, a volte è capitato che ce li siamo portati anche per 200-300 metri, venivano con noi, poi li mollavamo chiaramente. Quindi questo per testimoniare che il carnevale è cambiato da questo punto di vista, sia tecnologicamente, ma sia soprattutto dal punto di vista della mentalità. È diversa, non c'è niente da fare. Poi lo spirito rimane, ma è un divertimento diverso. Io mi auguro che in futuro il Carnevale di Tempio mantenga lo spirito, o ritrovi meglio se è possibile, ma capisco che sia difficile, credo che sia utopistica questo discorso, però io vorrei avere lo spirito, o mantenere sempre lo spirito del Carnevale tempiese, soprattutto quello di riuscire a tramandarlo alle nuove generazioni. Questa è la cosa che più mi preoccupa, perché non ci sarà sempre un Fausto Pischedda, non ci sarà sempre un Salvatore Siazzu, Antonio Asara o un Carlo Mandarino. Mi scuso con quelli che non cito, però tutti i ragazzi dei Carrascialai che fanno parte dell'organizzazione del Carnevale di Tempio. Questo bisogna tramandare ai ragazzi, insegnarli a cartapestare, insegnargli come si costruisce un carro, come si costruisce un'allegoria, come si costruisce una coreografia. Quindi insegnargli tutto questo, perché è importante mantenere la tradizione. A Tempio è l'unica cosa che ci rimane probabilmente, quindi se perdiamo anche questo non ci rimane più niente, abbiamo perso tutto, e dopo tanto tempo, dopo secoli, non possiamo permetterci di perdere questo evento, questa manifestazione. Tempio quest'anno vedrà se riuscirà ad entrare lo Carrasciale Tempiese, se riuscirà a entrare a far parte del patrimonio dell'UNESCO, quindi questa cosa è molto importante, è uno snodo, è uno svincolo importante per il nostro carnevale, quindi questo deve essere questo è il mio augurio, la mia speranza, che questa cosa continui ad andare avanti con lo stesso spirito, con la stessa voglia, così come l'abbiamo fatto noi. Io amo raccontare un aneddoto divertente che è successo quando ancora noi non organizzavamo il carnevale, eravamo semplici figuranti e facevamo parte di un carro, eravamo io, Alessandro Achenza, sempre con altri amici. A un certo punto durante la sfilata in via Monsignor Morera, mentre la sfilata è la ferma, notiamo che dal palazzo appunto di via Monsignor Morera c'era questa signora che guardava la sfilata proprio con aria assente, quasi annoiata. Insomma, ci siamo detti andiamo a fargli uno scherzo, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di andarla a spaventare, ci siamo messi sotto la sua finestra e abbiamo detto a 3 usciamo e urliamo e la spaventiamo. Così facciamo, insomma, ci mettiamo davanti, non ci facciamo vedere, andiamo sotto la finestra, contiamo 1, 2, 3, siamo usciti urlando come dei pazzi. Questa non si è mossa per niente, ci ha guardato e dopo 1 secondo, 2 secondi alza il dito medio e ci fa così. Noi cominciamo a ridere come dei pazzi, abbiamo detto ragazzi, la sfilata per noi può finire qui, perché dopo questo episodio non c'è più nient'altro da fare. Il massimo per oggi è stato questo. Allora, consentitemi di fare un augurio particolare a tutti quelli che quest'anno organizzeranno il Carnevale di Tempio, Luca Carrasciale Tempiese. Sarà un carnevale speciale,
è un carnevale particolare. Sarà il primo carnevale senza Alessandro Akenza, che è stato un artefice fondamentale per la riuscita di tutte le manifestazioni, e quindi questo deve essere, quest'onda su questo che non abbiamo più, su tutto ciò che non abbiamo più, dobbiamo ripartire, dobbiamo riprendere, dobbiamo continuare ad andare avanti e dobbiamo fare in modo che il Carnevale di Tempio sia sempre il più bel carnevale della Sardegna. Sono Salvatore Siazzo, capogruppo di Quelli del Carnevale. Quelli del Carnevale è un gruppo di ragazzi che ormai partecipa attivamente a questa manifestazione da tanti anni, precisamente dal 2007. Il tema del nostro carro quest'anno sarà Hollywood se il Carnevale fosse un film. Siamo partiti da una base su film storici, praticamente prendendo spunto da un personaggio famoso del cinema hollywoodiano, che era Marilyn Monroe, e abbiamo pensato di fargli fare un carro o una rappresentazione allegorica insieme a tutti i personaggi del Carnevale di Tempio, che sono stati quelli storici che noi abbiamo in mente, e anche i nostri antenati carnevaleschi, che sono Peppino Mazzittoni, Miguel, Lino Lavirodda, Lino Manconi, il mitico Giubì e tanti altri che poi saranno nella rappresentazione del carro. Il tema del nostro carro è stato scelto già prima di iniziare il Carnevale del 2023. Avevamo l'idea di rappresentare un carro con la storia del Carnevale di Tempio, che è molto importante soprattutto per far vedere alla gente da dove arriva il Carnevale di Tempio. Soprattutto sono questi personaggi che l'hanno portato in alto, l'hanno fatto conoscere non solo a Tempio ma in tutta la Sardegna, con le loro idee bizzarre, i loro travestimenti e le loro canzoni anche. Le sfide che incontriamo durante la costruzione del carro sono molteplici, soprattutto a livello di costruzione, perché alla fine sì, siamo un gruppo di carnevale ma siamo volontari. Il comune di Tempio ci dà un contributo, però necessariamente per le idee che abbiamo noi nel nostro gruppo non bastano mai, e quindi o ci autofinanziamo oppure cerchiamo degli sponsor che credano in noi e nei nostri progetti, ecco. Le nostre aspettative per il Carnevale di quest'anno sono soprattutto a livello di costruzione del carro e di esprimerci al meglio sulle idee che abbiamo progettato durante questa pausa tra il Carnevale vecchio e quello nuovo che verrà. E le speranze che nutro verso il Carnevale di Tempio è che in cuor mio, in cuor del nostro gruppo, diventi una cosa che sia vista dalla popolazione un po' più seria, perché noi ci crediamo veramente tanto in questa manifestazione, e devo dire la verità che a me personalmente mi ha salvato dalla noia che purtroppo in questo paese sta regnando in questi ultimi anni. I ricordi più belli che ho nel Carnevale innanzitutto sono tutti gli amici che ho potuto conoscere e tutte le persone che ho potuto conoscere in questi anni, perché davvero il Carnevale di Tempio è sinonimo di amicizia e conoscenza, secondo me, perché durante le sfilate, durante le costruzioni dei carri conosci sempre nuova gente, o comunque riesci a costruire delle amicizie sempre nuove. Io sono un po' chiuso come tradizione, nel senso, io credo molto nel carro di Carnevale e sostengo tutto quello che circonda, ma non sono un tipo che per esempio esce molto durante la 6 giorni, relativamente, ecco, proprio per esempio esco solo il sabato e il martedì, perché comunque essere capogruppo e essere comunque membro di un gruppo comporta delle responsabilità e anche un certo tipo di lavoro, quindi serve molta lucidità. Le mie idee per migliorare il Carnevale, sicuramente la prima che mi viene in mente è trasmettere la nostra passione alle nuove generazioni, così che questa tradizione
possa essere da traino per tutto il paese e per tutti i ragazzi che comunque andranno a crederci come lo facciamo noi da tanti anni e soprattutto in questo momento. Se dovessi immaginare il Carnevale di Tempio fra 100 anni, mi piacerebbe immaginarlo cresciuto tecnicamente, che è quello che diciamo abbiamo sempre puntato noi, abbiamo sognato, stiamo continuando a sognarlo, comunque che la qualità dei carri sia sempre maggiore, che comunque gli spettatori che vengono o che verranno al Carnevale di Tempio a vederlo potranno dire in futuro è il più bello d'Italia. Io e Re Giorgio Mannella li vedo come il fulcro di questa manifestazione, come il papà e la mamma di questa manifestazione, perché io non riesco ad immaginare le sfilate senza Re Giorgio Mannella. Sono il primo che sono curioso di vederlo nascere, crescere e diventare genere, Re Giorgio. La cosa che mi incute è la fantasia di immaginarlo, ma anche di vederlo bruciare. Non è male, vederlo crescere e diventare cenere. Io sono Tonino Pirighello, presidente da 20 anni della Proloco di Tempio e sono anche il presidente delle Proloco della Gallura. Questo sono da 14 anni, dove le Proloco della Gallura oggi sono una realtà per il territorio e per le comunità che di ogni paese rappresentano. La location dove siamo adesso, in questo momento, è il Teatro del Carmine, rifatto nel 1228, dove il 30 hanno iniziato gli spettacoli teatrali, dove hanno iniziato qui, in questo teatro, i balli dei veglioni mascherati, perché allora si andava con i veglioni. Quindi la location del Teatro del Carmine adesso in questo momento non si fanno più i veglioni, ma è sempre un teatro che è aperto a tutti e dove ci sono degli spettacoli bellissimi, delle tradizioni che ancora continuiamo ad operarci dentro questo bellissimo locale. Il primo carnevale che ho fatto con degli amici comuni, diciamo, abbiamo fatto con un carretto con l'asinello, con un giradischi sopra di quelli a manovella, dove ci siamo divertiti, dove abbiamo anche l'asinello, diciamo, l'abbiamo camuffato e l'abbiamo rivestito di juta, ci siamo divertiti. Divertendoci noi abbiamo fatto divertire anche gli altri, ma quei tempi erano così, perché chi usciva con l'asinello, chi usciva a piedi, qui usciva con una motocarrozzella, con una moto che avevo a piedi, insomma, il divertimento era quello. Il carnevale di allora per me era un carnevale bellissimo, diciamo, ma bellissimo più che altro perché c'era più umanità nelle persone, non era affollato come adesso, c'era di meno gente, ma era un divertimento che le persone aspettavano questo momento per divertirsi, diciamo. Il carnevale di Tempio allora si faceva tutto in Piazza Gallura, diciamo, il processo per Re Giorgio, insomma, c'erano una cosa diversa di questi di oggi, però c'era un divertimento abbastanza bello. Però il divertimento più grande di quel periodo lì, che io mi ricordo, ma per anni, non per un anno, per anni,
era quando si andava nelle sale, che ancora avevo 18 anni, 19 anni, che c'erano le donne in domino, tu non trovavi una donna se non era in domino, e quindi ti prendevano a ballare, ballavi con questi, non sapevi con chi stavi ballando, se la tua sorella, tua madre, oppure anche qualche travestito, qualche maschietto, che poi questo lo scoprivi il mercoledì di carnevale, delle cerimonie, perché prima tu non potevi toccare nessuno, non potevi levare la maschera, però dopo quel giorno c'era la sorpresa e quindi magari tu hai ballato per 6 giorni con tua sorella, o con tua madre, o con tua zia, o con tua nonna. Il divertimento grande nella sala era quello, il domino, che purtroppo è scomparso. Avrei piacere se tornasse. Il carnevale di prima, intanto nella sfilata non c'erano le transenne, quindi il divertimento era anche del pubblico. Adesso ci sono le transenne per sicurezza, quindi il pubblico dentro la sfilata non ce l'abbiamo. Prima chiunque avesse avuto un cappotto, un berretto, un ombrello, usciva e si metteva in mezzo alla sfilata e si divertiva con tutta la gente. C'era un mio zio, diciamo Pintus Giovanni Andrea con Pietrino Pisceddu, che erano i protagonisti che facevano il processo a Re Giorgio, dove il processo a Re Giorgio era sempre mirato al processo dei politici, diciamo, e ne dicevano tutti i colori, ne dicevano. Quindi erano 2 personaggi che veramente ci sono mancati nella storia, purtroppo non ce ne abbiamo più. Poi, per quanto riguarda invece le costruzioni dei carri allora, non è che c'erano i carascialai come oggi, quindi si faceva venire della gente da Viareggio, quindi Giubbì e altra gente che era presente alla Proloco, anche lui, Paolo Caredo presente alla Proloco, facevano venire 2 persone da Viareggio, stavano qui un mese alla Peschinaccia, che costruivano i carri di Re Giorgio e Mannena. Tutti gli altri erano tutti cosettini aggiustati così dal pubblico, diciamo, però la Proloco faceva questi 2 pupazzi in un modo che rappresentavano il nostro carnevale. Nel giorno di preparazione c'era molto pubblico che partecipava a imbustare i coriandoli e quindi contribuivano veramente alla preparazione di questo carnevale. Quindi è stato sempre un bel evento che ce lo portiamo appresso anche per questo motivo qua. Il momento più atteso del carnevale erano i balli, non c'era altro, tutti i giovani aspettavamo i balli, era bella la sfilata, era bello tutto, però i balli era quello che noi ci faceva crescere, divertire e conoscere sempre gente nuova, perché non era solamente frequentato dalla gente di tempi e basta, venivano anche da Milano, quindi lavoravano gli alberghi, che alberghi c'erano poco, lavoravano tutte le locande, quindi noi avevamo molto pubblico da fuori, diciamo al doppio di quello nostro, coinvolgeva tutti, piccoli, grandi, perché anche quando si andava a ballare a mezzanotte si chiudeva e si andava a fare merenda in una casa, poi nell'altra, in una bettola, quindi la tradizione era che poi si tornava a ballare fino alla mattina. Prima avevamo tanti locali dove si andava la gente a divertire la sera, perché il divertimento era la notte, diciamo, e adesso i locali da giorno non si balla più, al Carmine non si balla più, il Kissi non esiste più e quindi siamo costretti ad andarcene nel Teatro Tenne. Meno male che abbiamo questa location che ci permette ancora di fare il nostro carnevale, quindi è un supporto grandissimo per il nostro carnevale. Il carnevale di prima la gente si divertiva perché era in mezzo al pubblico, diciamo, era tutto pubblico, la gente si metteva un qualsiasi cosa addosso e si divertiva. Oggi questo non c'è più, ora abbiamo la sfilata, si diverte chi sta sfilando, il carascialai, però il pubblico non ce l'abbiamo più in mezzo alla sfilata. Purtroppo per sicurezza non ce lo permette, a tempo, gli altri posti invece ci sono. Purtroppo la sicurezza ci impone di mettere le transenne, quindi una parte di questo divertimento è finito, non c'è più per il pubblico, diciamo, per la gente che viene a vedere il carnevale, che prima si voleva divertire in mezzo sia ai piccoli che ai grandi, che non ce l'abbiamo. Quindi per me lì è una perdita che abbiamo avuto di immagine del nostro carnevale. Il nostro carnevale è sempre un fiore all'occhiello, e diciamo che per la Sardegna è una grande location, però dobbiamo stare attenti, molto attenti, perché i carnevali li stanno facendo adesso, iniziando a fare in ogni paese, quindi dobbiamo essere molto attenti. Noi l'abbiamo iniziato e dobbiamo essere molto vigili che nessuno ce lo prenda, dobbiamo sempre migliorare le cose che stiamo facendo. Io di carnevale ce ne ho 43 anni, non ce n'ho un giorno. Diciamo sono stato sempre un braccio fuori dalla Proloco, però sempre un braccio operativo per qualsiasi problema mi chiedevano, io ero pronto. Oggi voglio lasciare un bel ricordo di questo carnevale perché ho dato moltissimo per la mia città. Ho sempre contribuito a qualsiasi cosa che l'amministrazione comunale mi abbia chiesto e ho potuto fare, l'ho sempre serviti e onorati con tante cose. Allora io auguro a tutti un buon carnevale per il 2025 e la tranquillità nelle famiglie e spiegare ai giovani e ai figli come si devono comportare nel periodo del carnevale. Ragazzi,
Il carnevale è per un divertimento, non è per altre cose. Quindi bisogna lasciare il bere, lasciare altre sostanze che purtroppo stanno girando tuttora e divertitevi e basta. Lasciate stare e perdere i litigi, è un divertimento, quindi si devono divertire e basta. Auguri a tutti. Ciao, mi chiamo Tommaso Berrichiddu e sono un cartapestaio del Carnevale di Tempio, detto Carrasciale Tempiese. Faccio i carri dai primi anni 90, ho staccato qualche anno. Le sfide che si incontrano di solito non sono mai uguali, a parte la costruzione che si svolge su per giù con gli stessi parametri e canoni. Però visto che si deve sviluppare sempre un tema diverso, si hanno esigenze diverse e quindi si usano materiali diversi e tecniche diverse. Per quest'anno mi aspetto una buona partecipazione dalla gente di fuori soprattutto e una buona riuscita dei carri chiaramente. In più è importante che ci sia divertimento e socialità, che è una cosa importante. Il ricordo più bello è quello quando ho cominciato a livello di carrista, perché come carnevale partiamo da quando ero piccolo e ricordi belli ce n'erano tanti. Però a livello di carrista, di costruttore di carri, il mio ricordo più importante è proprio quando ho iniziato, che da ragazzo vennero a chiamarmi per disegnare un carro e quella è la prima esperienza dei primi anni 90. E poi chiaramente ho avuto delle belle esperienze molto soddisfacenti quando ho realizzato con la mia associazione i carri di Re Giorgio a Mannena. Al lavoro seguiva il gioco, perché io del lavoro ne ho sempre fatto un gioco a livello di carnevale. Prima che il nostro carnevale sia stato modernizzato dai Viareggini, tra l'altro, da Garaoni, e prima ancora dello Iogliu, cosiddetto Iogliu Puntogliu, che era un fantuccio che si bruciava, c'era questa tradizione degli stagnali che sono secchi, si battevano e si diceva fuori avriaglio, fuori avriaglio. Poi chiaramente c'è la tradizione dell'aldagliolo, Giovi dell'aldagliolo, giovedì grasso sarebbe, che si mangia lardo, fave, eccetera. Io i riti li faccio di solito quando faccio, quasi tutti i carri che ho fatto ci ho fatto qualche rito, però non ve lo posso dire quale, perché ogni volta è diverso. Ciao, sono Mario Spano e faccio parte del gruppo Carnival Passion. Il tema di quest'anno sarà 10° comandamento, ovvero non desiderare la roba degli altri, e questo è riferito principalmente alla questione della Sardegna, che la Sardegna è una terra meravigliosa, la quale viene desiderata comunque sia da ricchi e potenti, e noi proprio per questo cercheremo di proteggere le nostre tradizioni, le nostre culture, la nostra natura, cercando di integrare le richieste che vengono dall'esterno, ma cercando di farle integrare più possibile con i nostri territori, le nostre culture, il nostro paesaggio, cercando di accogliere tutti, ma facendoci rispettare, mantenendo l'orgoglio sardo, però in un modo più inclusivo, ecco, inclusivo, ma non facendoci trasportare troppo
da globalizzazione e altri temi che riguardano tutto il mondo comunque. Ora, durante la costruzione del carro gli imprevisti sono all'ordine del giorno, perché si incontrano imprevisti a partire da quando si posa il primo pezzo di ferro fino a dare l'ultima spennellata di colore. Però questo è anche, forse anche questo è il bello della diretta, diciamo, ecco, nel senso che comunque sia non ci sono filtri, non ci sono maschere, anche se ci sono maschere, però diciamo che fa tutto parte dell'esperienza, anche le difficoltà aiutano appunto a fare l'esperienza. Per il carnevale di quest'anno come aspettative sono sempre quelle di ogni anno, almeno parlo dal mio punto di vista, del nostro gruppo, ma sono sicuro anche degli altri, ovvero portare il carnevale di Tempio sempre a un livello più alto nella costruzione allegorica dei carri, nel nome del carnevale, nella manifestazione tutta, quindi a partire dalle sfilate, nel far conoscere tutta la 6 giorni, non solamente comunque sia i 3 giorni di sfilata, ma la 6 giorni e possibilmente anche i mesi che portano al Carnevale di Tempio. Speranze, come dice il detto, la speranza è sempre l'ultima a morire, nel senso che anche ci sono stati momenti di scoraggiamento, dobbiamo dire la verità, perché come penso in quasi tutte le grandi manifestazioni ci sono momenti alti e momenti bassi, però la speranza per il Carnevale è sempre quella che riesca a crescere di più e che si faccia conoscere in tutta la Sardegna, che è già molto conosciuta, e in tutta Italia ovviamente. Allora, i miei ricordi più belli legati al Carnevale partono ovviamente da quando si è bambini. I ricordi più belli sono i coriandoli in faccia, i coriandoli nei capelli, i coriandoli da tutte le parti, e ovviamente i carri allegorici per me, che comunque sia contribuisco alla costruzione di un carro, sono tutto. Le tradizioni che mi piacciono di più del Carnevale di Tempio sono comunque sia dal punto di vista della 6 giorni tutto quello che si respira in quei giorni a Tempio, ovvero a partire dalla mattina l'attesa per le sfilate, i giorni tra una sfilata e l'altra, perché comunque sia è un altro mondo. È un altro mondo perché in quei 6 giorni si riesce a vivere un'atmosfera che penso sia ineguagliabile nel resto del mondo. Allora, le idee per migliorare il Carnevale sono comunque sia non lasciar perdere la tradizione, nel senso che la tradizione e tutto quello che riguarda il Carnevale devono essere tramandati di generazione in generazione, ma anche coinvolgere, per quanto più si può coinvolgere, anche le comunità vicine, perché comunque sia il Carnevale di Tempio per me è sempre stata una manifestazione inclusiva e mai esclusiva solo per i tempiesi, e prova ne è che vengono da tutta Italia, da tutta la Sardegna. Allora, il Carnevale tra 100 anni secondo me sarebbe bello vederlo come ora, nel senso migliorato sotto tanti punti di vista, ma io spero che possa non cambiare mai a livello di tradizione. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Elias, capogruppo della compagnia San Giuseppe di Tempio Pausania. Siamo un gruppo di vecchi amici legati, aggiungerei, da un'amicizia quasi fraterna da circa 30 anni ormai. Il tema del nostro carro di quest'anno, giusto per rimanere in linea con la tradizione interna della compagnia San Giuseppe, perché abbiamo la nomea di essere quelli delle popolazioni, ovvero in tutti questi anni abbiamo portato
svariati popoli, siamo stati zingari, egiziani. Da quest'anno, proprio per rimanere in tema, siamo andati a cercare il popolo dei peruviani in Sud America, in America meridionale. Diciamo che è stata una seconda scelta. Avevamo un primo progetto già sviluppato con bozzetto e allegoria, poi in corso d'opera abbiamo modificato e optato per questo nuovo progetto perché ci sembrava più indicato, visto e considerato l'evolversi dell'ultima manifestazione che ci ha consacrato vincitori nel Carnevale del 2022. Quindi diciamo che le sfide all'interno dell'hangar assumono varie sfaccettature. C'è una sfida di carattere personale, c'è una sfida collettiva, magari nell'apportare migliorie al progetto finale. Come sfida personale c'è quella di un elemento che si focalizza più sui movimenti del carro, magari non riesce l'anno prima a far muovere ad esempio una testa o delle braccia, quindi l'anno successivo c'è l'impegno, c'è diciamo così, la volontà di sviluppare nuove idee, appunto sfide per far sì che il prodotto finito sia sempre migliore. Ricordi più belli del Carnevale? Ne ho parecchi. Parto dall'infanzia perché è da lì che è nata questa passione, questo interesse a questa manifestazione. Ho avuto la fortuna di conoscere chi ha dato tanto a Tempio, comunque ha dato immagine e lustro a questa manifestazione, personaggi storici come Miguel, come Peppino Secchi, Noto Mazzittoni, con le sue musiche. Ho avuto il piacere di conoscere il povero Lino Manconi, Lino Lavirodda e altri che hanno dato veramente tanto. Tradizioni, diciamo che le differenzio soprattutto da un punto di vista folcloristico e un punto di vista diciamo locale. Ad esempio, come si vede dalla stazza, mi incuriosisce particolarmente la tradizione culinaria che gira intorno al Carnevale, ovvero piatti tipici e poi tutto quello che c'è di contorno alla kermesse del Carnevale, naturalmente. Le idee per migliorare il Carnevale di Tempio ci si sta già muovendo su questo aspetto. Sicuramente parlo da genitore e il coinvolgimento dei più piccoli, perché per esperienza vedo mio figlio anche al semplice passaggio davanti agli hangar quando non è il periodo di Carnevale che chiede, comunque c'è veramente voglia da parte del più piccolo di scoprire questo mondo meraviglioso. E quindi l'obiettivo è quello di ripartire proprio da loro, o comunque dare a loro la possibilità di interagire veramente con questo mondo fantastico dove veramente i sogni diventano realtà.
Buongiorno a tutti, sono Matteo Brunetto, ho 20 anni e costruisco carri da quando ne ho 11. Sono entrato molto delicatamente all'interno di questi hangar e non credevo che questo mondo fosse così grande. Parlare di realizzazioni per solo 3 sfilate è davvero un'emozione, passare mesi e mesi all'interno di questi hangar. I miei primi 2 carri all'età di 11 anni sono 2 carri molto importanti per il carnevale tempiese. Parliamo di Reggio Giamannena. La cosa che ci fa più emozionare a noi dello staff, a noi del gruppo, è proprio fare le nostre 3 sfilate e poi svanisce tutto in un mucchio di cenere. Abbiamo uno staff di 12 ragazzi, il nostro artista Antonio Asara, che ci segue esattamente da 3 anni, a me personalmente mi segue da 5. E per me è stata una grande emozione conoscerlo. Io a 20 anni personalmente non ho avuto l'opportunità di conoscere le nostre vere leggende del carnevale tempiese. Parliamo del nostro grandissimo Miguel, come parliamo di Giubì, parliamo di Lino Manconi, Lino Aviroda, di Peppino Secchi, Notto Mattittoni, con le sue bellissime canzoni che ormai portiamo anche loro come tradizione. Quello che Antonio Asara ha insegnato a me in questi anni io vorrei tramandarlo a tanti altri ragazzi, per il semplice motivo che non vorrei che si perdano tutta questa emozione, no? Il carnevale si sta tramandando di generazione in generazioni. Siamo consapevoli che negli anni entreranno nuove leve, ragazzi con nuove idee, nuovi stili, nuove mentalità. Il ricordo più bello che ho del carnevale di Tempio torno a 5 anni fa. Entro in un hangar qualunque e incontro Antonio. Ci presentiamo e ora piano piano mi sto accorgendo che senza di lui non ce l'avrei fatta. Perché lui mi ha fatto capire cosa vuol dire amicizia, cosa vuol dire unione di un gruppo. Augurerei a tutti di cogliere questa possibilità di entrare all'interno degli hangar. Ciao a tutti, sono Antonio Asara, costruttore e artista del Carnevale di Tempio. Da 5 anni ho l'onore di realizzare i carri principali del Carrasciali Tempiesu, ossia Reggio Giamannena, e credo che sia la cosa che desideravo da piccolo, quindi sono veramente soddisfatto del traguardo raggiunto finora. Allora, le sfide che si trovano costruendo un carro sono abbastanza varie, ma allo stesso tempo sono imprevedibili, nel senso non possiamo mai calcolare, diciamo, al centimetro, o comunque il nostro occhio ha una dote un po' particolare per questo, perché
ogni carro viene sì confrontato con i ragazzi, col gruppo, ma in realtà è l'unione che porta la costruzione alla realizzazione, cioè è una fase in cui ogni elemento del gruppo è essenziale per far sì che gli imprevisti non escano fuori, quindi anche il più giovane può a volte aiutare il più anziano. Allora, le aspettative di quest'anno sono alte, lo dico perché abbiamo concluso l'edizione 2023 con una energia a dir poco fantastica, lo si vedeva negli occhi della gente, dei bambini, degli anziani, di tutti. E questo ha portato a dare dei buoni frutti per il carnevale successivo, quindi sono assolutamente sicuro che uscirà una bellissima edizione. Le speranze per il futuro del carnevale sono alte, perché spero che i futuri o le future generazioni abbiano la stessa fortuna che sto cercando di tramandare io stesso ai giovani, nel senso, auguro ai giovani di trovare una persona che abbia le forze e il coraggio e la costanza di insegnare altrettanto. I ricordi più belli del carnevale sono tanti, spero che mi vengano forse i più significativi, come il ricordo di mia nonna che ci permetteva di giocare in casa sua, in tutte le stanze di casa sua, con coriandoli e fili colorati, no? Quindi è quello forse il ricordo più bello, perché c'era la libertà di espressione, cosa che se gliel'avessi chiesto fuori contesto negli altri giorni dell'anno mi avrebbe detto assolutamente di no. Quindi quei giorni li vivevi con una libertà che tuttora da grande la vivo a Carnevale, perché sinceramente, parliamoci chiaro, Carnevale è uno stato d'animo, è uno stile di vita, quindi a Carnevale ci si mette tutti allo stesso livello, il ricco fa il povero e il povero può fare il ricco, quindi è quello il bello. Allora, la tradizione che vorrei non morisse mai è sicuramente l'anima del re intrappolata in ogni cittadino. Cioè, quando si vedrà il rogo, quello deve essere il momento di nascita di ogni anno. E in contrapposizione si deve pensare che al suo fianco c'è stata una mannena, quindi una popolana, e lì ogni donna, diciamo, non è portata a rivedersi in essa, però deve sapere che è stata sicuramente una figura importante per il carnevale anch'essa, perché si parla sempre sì del Re Giorgio, però c'è sempre al suo fianco comunque una figura femminile al quale forse dobbiamo ringraziare di più del re, perché senza di essa non ci può essere l'erede, quindi io li valuto molto importanti come figure, entrambi, come un padre e una madre. Allora, esistono tante leggende, forse la più al quale mi ha toccato personalmente durante le ultime edizioni. Ho avuto questa brutta sensazione durante il rogo di Re Giorgio e mi resi conto che non stava bruciando, non stava dando quello che doveva dare. Allora, naturalmente la leggenda è legata al fatto che Re Giorgio deve bruciare totalmente, per il motivo si deve portare via tutti i mali dell'anno passato, quindi c'era una bella percentuale di legno e carta, quindi ero tranquillo che avrebbe preso fuoco facilmente. Invece è stata una difficoltà. Poi per cause maggiori sicuramente è stato anche abbassato il fuoco dell'acqua, comunque giusto lavoro dei vigili. Il mercoledì avevo voglia di vedere lo scheletro di Re Giorgio e mi avvicinai agli hangar ed era fuori e ebbi una sensazione molto strana che tuttora non ho mai vissuto, cioè quella di vederlo ancora lì. Io vedevo dei pezzi intatti, cioè la fiamma non era arrivata. Questa cosa mi mise molta ansia e poche settimane dopo eravamo entrati in pandemia,
quindi io l'ho vissuta molto, molto personale questo fattore, e quindi la leggenda secondo me ha portato un pizzico di verità, sicuramente. È una cosa molto importante quella che si cela dietro la maschera del re. Le idee per rendere il carnevale di Tempio più sostenibile sicuramente sarà il fatto di eliminare qualche trattore o comunque il mezzo portante, o attivare delle leggi indicate sui pianali, renderli un po' più sicuri, più economici a livello di sostenibilità, sempre che il carnevale possa rimanere all'interno del centro storico, perché allora già cambiando percorso si potrebbero attivare secondo me anche da subito nuove soluzioni di sostenibilità. La partecipazione di giovani al carnevale credo che io l'ho già attivata, nel senso da un po' di anni ho avuto il piacere, da quando ho iniziato a costruire Re Giorgio, ricordo eravamo 2 o 3 amici così, e ho avuto la fortuna di crederci comunque che molti ragazzi potessero avvicinarsi a questo mondo, e quindi così facendo di anno in anno da 5 a 8, quest'anno siamo arrivati a 13 nello staff, quindi credo sia un numero molto elevato. Questo per quanto riguarda la costruzione, però è anche vero che il singolo può fare la differenza, ossia il ragazzo non deve avere la paura di iscriversi anche con la propria compagnia di amici a creare un nuovo carro, ed è quello che secondo me manca al giorno d'oggi al carnevale, cioè manca il prendersi delle responsabilità che non sono, diciamo, enormi, sono belle, sono significative, sono costruttive, e sicuramente fanno bene anche alla compagnia stessa, perché è un motivo in più per vedersi, come fanno decine di gruppi in questi hangar, in questo tempo. Sono mesi duri, difficili, freddi, nel quale comunque anche i padri di famiglia si allontanano dalle famiglie per avvicinarsi alla tradizione, ed è giusto che anche loro un domani, diciamo, possano dire: ho fatto qualcosa per la tradizione, ho portato mio figlio, gli ho insegnato un qualcosa, anche se magari non può piacere, però almeno provare ad avvicinare i giovani è forse la cosa primaria. Nei giovani sono sicuramente racchiusi anche coloro che sono iscritti all'artistico, nulla escluso dagli altri istituti, ma credo che l'artistico abbia un potenziale enorme. Forse già da 2 anni ho il piacere di collaborare facendo anche ore di PCTO, quindi sono orgoglioso di questo, nel senso mi vedo come un maestro, ma non posso fare di più, perché giustamente i mesi sono sì lunghi ma passano in fretta, e insegnare una tecnica ci vuole tempo, ed è giusto che la scuola dia l'input, quindi l'infarinatura, poi il ragazzo deve essere libero di avvicinarsi spontaneamente all'hangar, è da lì che nasce il mondo del carnevale, quindi rientri nella macchina a tutti gli effetti del carnevale. Ho voluto attivare all'interno di Re Giorgio e Mannena un procedimento di costruzione un po' particolare. I primi anni qualcuno ha storto anche il naso, ma voglio essere chiaro, sono tecniche che ho voluto apprendere da, come si dice, libero professionista, e quindi mi sono dedicato fortemente per portare una qualità maggiore al Carnevale di Tempio, e studiando delle tecniche di valenza, quindi portando anche materiali innovativi come il polistirolo. Questo non vuol dire che si è trovata una soluzione per creare le cose più con facilità, assolutamente, perché quando si tratta di polistirolo si tratta di scultura, è un mondo un po' innovativo a contrapposizione a quello di Re Giorgio, che è tradizionale. Quindi mi fa piacere che il giovane, quando entra nel nostro hangar, si trova da una parte l'innovazione, o comunque una tela bianca dove poter posizionare qualsiasi cosa e rendere sì un pianale, un quadro, e dall'altra parte invece c'è un lavoro di manodopera, carpenteria, e anche sì un po' di innovazione, sì, ok, ci può stare, però allo stesso tempo
trovi la tradizione, perché si parla di ferro, legno e cartapesta, senza escludere la creta, il gesso e tutte le tecniche che porta alla realizzazione di Re Giorgio.